Vabbè, dobbiamo mettere una cosa in chiaro che noi siamo qui, però la società americana, perché io anche ho detto no, deve essere americana per forza, perché per tutte queste cose dal punto di vista legale è molto più facile. E all'inizio quando stavamo cercando investitori, noi eravamo a Londra a quel punto e volevamo avere investitori molto high profile e stranieri o internazionali, perché abbiamo pensato un po' in Italia, però cioè, la cultura qua per investimenti in startup non c'è ancora. Sta sviluppando, sta crescendo, però abbiamo detto ok, dobbiamo trovare finanziamenti da qualche altra parte. E quindi noi abbiamo trovato due persone, uno si chiama Joe Ito, che lui è abbastanza famoso, era il CEO di Creative Commons, adesso è diventato come, cioè, tipo chiudendo il cerchio, è il direttore del Media Lab MIT, che lei lavorava nella parte europea prima, quindi tutto torna. Sì, però il mio professore era un grande amico della sua sorella e anche io conoscevo lei, quindi io volevo parlare con lui perché lui era appassionato di musica, era un DJ quando era giovane, quindi avevamo tanto in comune e quando siamo visti la prima volta siamo trovati molto bene, quindi abbiamo detto ok, facciamo qualcosa perché anche a lui è piaciuta molto l'idea e dopo lui ci ha introdotto a un altro investitore, anche un uomo famoso però un po' behind the scenes, che si chiama Jean-Marie Hulot. È uno dei primi a Apple, era tipo quasi il padre dell'iPhone, adesso ha inventato Next, che è il base di OS X, e adesso sta facendo un startup suo che si chiama Photopedia e Photonauts. E quindi noi abbiamo scelto loro perché avevano il potenziale di capire, uno è francese, l'altro giapponese, quindi avevano il potenziale di capire ok, cosa dobbiamo fare per avere una società internazionale e anche siamo sempre come un startup cercando investitori nuovi. Parliamo spesso con quelli italiani, però sono in pochi e non hanno proprio i finanziamenti pronti per tutto questo, però magari troviamo uno perché è importante per noi, però abbiamo deciso di guardare dappertutto perché altrimenti è troppo restrittivo. Sì, per noi appunto è un po' particolare perché cioè siamo fortunati perché appunto Joy è diventato insomma un po' il nostro mentor, anche ci ha introdotto diciamo proprio al cerchio degli investitori del nostro tipo di startup, per cui abbiamo conosciuto tantissimi investitori a cui altrimenti non saremmo riusciti ad arrivare, ecco. E, e l'unica cosa appunto è che all'estero vedono in modo un po' strano il fatto che siamo in Italia, perché non conoscono la scena appunto diciamo di startup italiane, non è che appunto sia così grande, però in generale viene vista all'estero, cioè dicono come mai appunto siete lì, cosa ci fate lì? Per cui hanno un pochino di resistenza, diciamo, però nell'altro lato, diciamo, sono anche incuriositi e Mm. affascinati da questa cosa, per cui è un po' un'arma a doppio taglio. Sì, noi siamo un po' Italia Light perché spesso andiamo ai meetings con investitori nuovi, ah ma siete di Roma e quando comincio a parlare in inglese fanno un po', ma tu hai un accento che è molto, cioè, ma di dove sei? No, ma io sono americana, ah ma perché sei in Italia? E noi spieghiamo che, vabbè, tipo spesso chiedono ma perché non andate a Berlino per esempio? Noi diciamo ma 5 anni fa Berlino non era nulla e noi vogliamo essere i primi di creare una scena. Quindi essendo qua noi abbiamo anche organizzato tanti eventi a Roma per le start-up e cerchiamo di aiutare quelli giovani sempre perché abbiamo detto ok, se torniamo qua facciamo qualcosa, cambiamo un po' l'ambiente qua e quando c'è il primo 2, 3, 4, 5 successi adesso Roma, sì, puoi andare lì se vuoi avere un start-up. Quindi Sì, è un po', secondo me, cioè, secondo me sta cambiando anche, cioè sta mm, un po' migliorando, ci sono sempre più appunto meeting, all'inizio noi abbiamo creato questo meeting, eravamo diciamo in pochi, poi ce ne sono sempre di più, anche gli investimenti sono di più, però lo stesso ci sono molte più persone che hanno startup o che vogliono aprire una startup rispetto agli investimenti, per cui c'è ancora, non è molto bilanciata mm. diciamo la cosa.